Non siamo in Inghilterra, non siamo nella nebbiosa Avalon né tra le rovine di Camelot, eppure davanti a noi si erge una spada conficcata nella roccia, vera e reale. Nel cuore della campagna toscana, tra le colline silenziose di Chiusdino, c'è un luogo che sfida la logica e accarezza il mito, l'eremo di Montesiepi. Qui, dentro una cappella circolare costruita alla fine del XII secolo, una spada medievale è piantata nella pietra viva. Non è un'installazione turistica, non è un'attrazione da parco tematico, è un reperto autentico, legato a una figura altrettanto autentica. Il suo nome è San Galgano. Ma come può una storia così simile a quella di Re Artù essere nata non in Inghilterra ma in Toscana, quasi un secolo prima della versione scritta del ciclo arturiano? Chi era davvero Galgano Guidotti? Un cavaliere mistico? Un visionario? Un uomo che, rinunciando alla violenza, ha trasformato la sua spada in un simbolo sacro? E cosa accade ancora oggi tra quelle mura? Perché alcuni visitatori raccontano di strani fenomeni, sensazioni e presenze? In questo viaggio tra storia e leggenda esploreremo l'origine di questa misteriosa spada, la vita di un uomo diventato santo e le incredibili connessioni con il mito più famoso del mondo, quello di Re Artù e della sua spada nella roccia. Benvenuti a Montesiepi, dove la pietra parla e il tempo tace. Immaginate un giovane cavaliere del XII secolo, cresciuto in una famiglia nobile, istruito all'uso delle armi fin dalla più tenera età, ambizioso, impulsivo, orgoglioso. Un uomo come tanti altri nell'Europa feudale, dove il destino dei giovani nobili era spesso scritto nel ferro delle spade e nella polvere dei campi di battaglia. Ma per uno di questi uomini la vita avrebbe preso una svolta inaspettata, una direzione così imprevedibile e profonda da sfidare ogni logica mondana. Il suo nome era Galgano Guidotti, nato nel 1148 nei pressi di Chiusdino, in un piccolo borgo della campagna senese. Galgano crebbe in un'epoca violenta e instabile. La Toscana del XII secolo era attraversata da lotte tra comuni, signorie e poteri ecclesiastici, e un giovane nobile come lui non poteva che essere educato alla guerra. I racconti lo descrivono come un giovane dal carattere forte e impetuoso, incline alla superbia e alla lussuria, attratto dai piaceri della vita e dalle glorie del combattimento. La sua esistenza sembrava già tracciata. Cavalli, banchetti, duelli, alleanze, vendette. Ma qualcosa o qualcuno lo fermò. Secondo la tradizione agiografica, fu l'arcangelo Michele a intervenire direttamente nella sua vita. Galgano ebbe una visione mistica che gli mostrò la vanità del mondo e la falsità dei suoi desideri. Michele lo condusse in sogno su una collina isolata, oggi nota come Montesiepi, un luogo aspro e solitario. Fu lì che Galgano comprese che doveva rinunciare per sempre alla sua vita passata. Quando si risvegliò, sentì che il sogno era stato più reale del mondo che lo circondava. Prese il suo cavallo e, nonostante l'incredulità della madre Dionisia e lo scherno dei compaesani, si diresse verso quella collina. Giunto sulla vetta fece un gesto che ancora oggi parla al cuore e all'immaginazione. Piantò la sua spada nella roccia, come se fosse una croce, come se volesse fissare per sempre la sua rinuncia alla violenza. Quel gesto fu la sua dichiarazione. Non avrebbe più combattuto con le armi degli uomini, ma con quelle dello spirito. Da quel momento Galgano si ritirò dal mondo. Costruì una povera capanna di rami e fango nei pressi della roccia e visse da eremita in preghiera e penitenza. Rifiutò ogni comodità, ogni contatto con la vita mondana. Molti pensarono fosse impazzito, ma altri cominciarono a parlare di santità. La notizia della sua conversione radicale si diffuse rapidamente. I racconti medievali, trasmessi da cronisti e fonti ecclesiastiche, parlano di miracoli, guarigioni inspiegabili, animali selvatici che gli portavano cibo,
corvi che proteggevano la spada da chi voleva rubarla o profanarla. Alcuni tentarono di estrarre la spada dalla roccia, ma si racconta che furono colpiti da misteriose disgrazie. Uno, in particolare, sarebbe morto trafitto dagli artigli di un lupo, in un evento interpretato come punizione divina. Galgano visse in questo stato di solitudine e preghiera per pochi anni, fino alla morte che giunse nel 1181, quando aveva appena 33 anni, la stessa età in cui, secondo la tradizione cristiana, morì Cristo. Alla sua morte la collina di Monte Siepi divenne meta di pellegrinaggi e nel 1185, solo 4 anni dopo, Galgano fu canonizzato da Papa Lucio III. Fu uno dei primi casi nella storia del cristianesimo in cui il processo di santificazione si svolse con tanta rapidità, segno dell'impatto straordinario che la sua figura ebbe sulla coscienza collettiva dell'epoca. Ma cosa spinse davvero un giovane guerriero cresciuto nella violenza a rinunciare a tutto? Fu solo una crisi spirituale o qualcosa di più profondo, più arcaico? Alcuni studiosi lo considerano un precursore di San Francesco d'Assisi, un altro nobile destinato alle armi che scelse invece la povertà e l'amore per il creato. Entrambi vissero in un'epoca in cui l'Europa cristiana cominciava a interrogarsi sul senso della ricchezza, della guerra e del vero cammino verso Dio. Altri invece vedono in Galgano una figura archetipica, un ponte tra la cavalleria cristiana e un simbolismo più antico. Il gesto della spada nella roccia, infatti, richiama echi leggendari, come quello di Re Artù. Ma se Artù estrae la spada per diventare re, Galgano la pianta nella roccia per rinunciare al potere. Dove uno comincia il cammino del dominio, l'altro inizia quello della rinuncia. È un gesto duplice, una sfida al mondo e un segno di pace. Una croce forgiata nel metallo, piantata non nel cuore di un nemico, ma nella terra stessa, a dire che un'altra via è possibile. Quella via, anche oggi, continua a parlarci di scelta, di trasformazione, di coraggio spirituale. Ancora oggi la spada è lì, custodita nella cappella di Monte Siepi, incastonata nella pietra come un eterno monito. Che sia leggenda o storia, la vita di Galgano Guidotti rimane uno dei più affascinanti misteri del Medioevo italiano. Nel cuore della campagna toscana, tra le colline morbide e selvagge della Val di Merse, si erge uno dei monumenti più suggestivi e misteriosi del Medioevo italiano, l'abbazia di San Galgano. Imponente, spoglia, priva di tetto, immersa nel silenzio rurale. La sua struttura gotica incompiuta continua a colpire chiunque vi si avvicini, come un relitto di pietra sospeso nel tempo. Ma per capire davvero cosa rappresenti questo luogo, è necessario andare oltre la sua bellezza architettonica. L'abbazia di San Galgano è il risultato di un intreccio complesso di spiritualità, politica, architettura e visione religiosa, in un'epoca in cui la fede era a tutt'uno con il potere e il cielo sembrava davvero toccare la terra. Dopo la morte di Galgano Guidotti e la sua rapida canonizzazione, la collina di Monte Siepi divenne subito meta di pellegrinaggi. I monaci cistercensi provenienti dall'abbazia di Casamari nel Lazio vi si stabilirono per custodire la memoria del santo e organizzare il culto. Ma ben presto il piccolo oratorio edificato sulla cima della collina divenne insufficiente per accogliere l'afflusso di fedeli e l'ambizione dell'ordine. Fu così che, attorno al 1218, cominciò la costruzione di un'abbazia vera e propria, in pianura, poco distante dalla cappella di Monte Siepi. Il luogo scelto fu simbolico. La fondazione non avvenne sul luogo della rivelazione, ma in una valle fertile, adatta all'insediamento monastico e all'autosufficienza agricola, secondo l'austero spirito cistercense. L'abbazia di San Galgano è una delle prime chiese gotiche edificate in Italia e rappresenta un raro esempio del gotico cistercense, sobrio, essenziale, privo di decorazioni superflue, a differenza del gotico francese, incentrato sulla verticalità e sulla luce colorata delle vetrate. Qui domina la purezza della linea, la proporzione matematica, l'armonia degli spazi. Costruita interamente in pietra travertina e mattoni, l'abbazia ha una pianta a croce latina con 3 navate, un grande transetto e un'abside semicircolare.
Le colonne sono robuste, i capitelli semplici e gli archi a sesto acuto si succedono in modo ritmico, creando una sensazione di ordine e solennità. L'interno, oggi completamente spoglio e privo del tetto, colpisce per la sua nudità sacrale. Non c'è oro né pittura, solo la luce del cielo che filtra dalle finestre aperte e si mescola con l'eco del vento. La copertura crollò tra il XV e il XVI secolo, probabilmente a causa dell'abbandono e di un fulmine che colpì il campanile. Ma è proprio questa mancanza a rendere l'abbazia unica, una chiesa aperta al cielo, un tempio senza tempo. Dopo un periodo di grande prosperità tra il XIII e il XIV secolo, l'abbazia cominciò un lento declino. Le cause furono molteplici: le carestie, le pestilenze, le guerre tra Siena e Firenze e soprattutto il degrado interno all'ordine. I monaci, inizialmente devoti e operosi, cominciarono a cedere alla ricchezza e alla mondanità, allontanandosi dagli ideali di povertà e rigore. Nel XV secolo l'abbazia passò sotto il controllo di commendatari, spesso cardinali o nobili non residenti, che ne sfruttarono i beni senza curarsi della manutenzione. Le strutture crollarono progressivamente, il tetto venne abbandonato, gli arredi saccheggiati. A fine Settecento Napoleone fece sopprimere l'abbazia e vendere i suoi beni come parte della secolarizzazione dei beni ecclesiastici. Per secoli San Galgano rimase un rudere romantico, visitato da viaggiatori, artisti e poeti attratti dal suo fascino decadente. Solo nel Novecento si iniziò a proteggerla e restaurarla, pur mantenendone la caratteristica struttura a cielo aperto. Al di là della sua funzione religiosa, San Galgano esercita ancora oggi un potere simbolico profondo. Il fatto che sia priva di tetto la rende spiritualmente accessibile, come se il contatto con il divino non avesse bisogno di filtri architettonici. In un'epoca dominata dalla ricerca dell'autenticità, la sua nudità monumentale commuove e ispira. Inoltre, la vicinanza tra la rotonda di Montesiepi, dove si trova la leggendaria spada nella roccia, e l'abbazia vera e propria, crea un dialogo potente tra spiritualità individuale e comunitaria. La capanna dell'eremita e la cattedrale dei monaci, l'ispirazione e l'istituzione, la rivelazione e la costruzione. San Galgano è spesso oggi usata per concerti, eventi culturali e meditazioni, perché la sua acustica naturale e il suo spazio aperto favoriscono un senso di raccoglimento che va oltre il credo religioso. È anche uno dei luoghi più fotografati e iconici della Toscana, ma nonostante la fama turistica, conserva un'atmosfera austera e silenziosa. L'abbazia di San Galgano non è solo una rovina, né semplicemente una chiesa. È una testimonianza vivente del dialogo tra uomo e mistero, tra pietra e spirito. È un esempio raro di come l'architettura possa farsi preghiera e di come il vuoto possa essere più eloquente del pieno. Le sue colonne spoglie, le sue finestre senza vetri, la sua croce d'ombra proiettata sul pavimento parlano di una bellezza che nasce dalla rinuncia. Se Galgano rinunciò alla spada per trovare Dio, i cistercensi costruirono questa abbazia per tradurre quella rinuncia in forma visibile, e anche oggi chiunque vi entri non può che sentirsi parte di un tempo sospeso, dove le domande contano più delle risposte. Non è una leggenda, non è un'opera d'arte moderna, è una vera spada medievale, infissa in una roccia viva di tufo. E si trova ancora lì, immobile da oltre 800 anni, al centro della rotonda di Montesiepi, in Toscana. A differenza di qualsiasi altra reliquia europea, non è custodita in un reliquiario, non è esposta dietro vetri o barriere, è parte integrante del luogo sacro, silenziosa ma potente, come se custodisse un segreto che ancora ci sfugge. Fu Galgano a piantarla secondo la tradizione, come atto radicale e definitivo: trasformare un'arma in una croce, abbandonare la guerra e abbracciare una vita di penitenza, non per vanità, ma per visione. Quella spada, da strumento di morte, diventava segno visibile di un cambiamento interiore, di una nuova alleanza con il divino, ed è rimasta lì, testimone di un gesto che ha attraversato i secoli senza perdere la sua forza evocativa.
Gli studi condotti nei primi anni 2000 hanno confermato che la spada è autentica, forgiata nel XII secolo, compatibile con l'epoca di Galgano. Ma non è solo l'età della lama a impressionare, è la sua integrazione con la pietra, il modo in cui è infissa nel tufo naturale, che sorprende archeologi e storici. Non ci sono segni di manomissione né inserimenti successivi. Non è una messa in scena, è un oggetto storico, ma al tempo stesso al di fuori della storia, come sospeso in una dimensione simbolica che resiste alla razionalità. Il luogo stesso in cui si trova, la rotonda di Montesiepi, ha caratteristiche architettoniche insolite: pianta circolare, alternanza cromatica tra mattoni rossi e pietra bianca, e un senso di equilibrio geometrico che richiama non solo il mondo cristiano, ma anche concezioni cosmiche più antiche. Lì la spada non è esposta, è custodita, come se il silenzio della pietra fosse parte integrante del messaggio. Abbiamo 2 spade e 2 rocce, 2 uomini in conflitto con il proprio destino. La somiglianza è troppo forte per essere ignorata, eppure tra la Toscana e la Britannia il significato di quel gesto cambia radicalmente. Nel cuore della leggenda britannica, Re Artù emerge come il sovrano destinato a unire i regni, scelto dal divino e riconosciuto grazie a un gesto impossibile: estrarre una spada incastonata in una roccia dove tutti gli altri hanno fallito. Questo gesto lo consacra re, sovrano giusto, guida spirituale e militare. Ma la prima versione scritta di questa leggenda, attribuita al poeta francese Robert de Boron, datata attorno al 1190, arriva anni dopo la morte di Galgano e dopo la costruzione della cappella di Montesiepi, dove la spada nella pietra era già al centro del culto locale. Questa discrepanza temporale ha acceso un dibattito tra storici, antropologi e studiosi di folklore. E se la storia di Galgano fosse stata in qualche modo conosciuta o trasmessa ai poeti medievali del nord Europa? Non sarebbe la prima volta che un mito si diffonde attraverso rotte religiose o mercantili, pellegrini, crociati, monaci itineranti. Ma c'è un'altra ipotesi, quella dell'archetipo condiviso. L'idea che l'uomo, in diverse culture e momenti storici, produca simboli simili per rispondere a bisogni profondi. La spada nella roccia può essere vista come una soglia. Chi riesce a interagire con essa, piantandola o estraendola, dimostra di essere pronto a un passaggio trasformativo. Per Artù significa diventare re, per Galgano rinunciare al mondo. Questa differenza è fondamentale. Uno inizia la propria missione, l'altro la conclude. Uno afferma il proprio potere, l'altro lo abbandona. È come se le 2 spade fossero speculari, 2 facce dello stesso mito. Una rappresenta il dominio sul mondo, l'altra la liberazione da esso. Interessante anche il fatto che la spada di Galgano sia vera, tangibile, sottoposta ad analisi metallurgiche e archeologiche, mentre quella di Artù resta simbolica, incerta, leggendaria. Paradossalmente è in Italia che il mito prende corpo fisico, mentre in Inghilterra resta nell'immaginario. Eppure, tra le pieghe del tempo emergono altre connessioni sottili. La rotonda di Montesiepi, con la sua pianta circolare e i suoi materiali alternati, ricorda certe cappelle templari presenti anche nelle isole britanniche. I templari, cavalieri guerrieri e mistici, sono spesso legati al ciclo arturiano nei testi medievali e anche a Galgano per la somiglianza spirituale della missione. Un cavaliere che si fa servo di Dio in obbedienza al mistero. Infine, ci sono interpretazioni più esoteriche. Alcuni ricercatori suggeriscono che entrambi i racconti derivino da un'origine ancora più remota. I culti indoeuropei legati al metallo sacro, in cui la spada rappresenta il fuoco celeste, il potere dell'ordine contro il caos, il tramite tra mondo umano e divino. Piantare una spada nella terra o estrarla dalla pietra sarebbe allora un rito di passaggio universale, nascosto sotto forma di racconto. In conclusione, Galgano e Artù non si contraddicono, ma si completano. L'uno è la via della regalità, l'altro della redenzione, ma entrambi ci raccontano qualcosa di eterno,
che esiste un momento nella vita di ogni uomo in cui la spada non serve più a colpire, ma a rivelare chi siamo. Tra le colline di Montesiepi il silenzio ha un suono preciso e non è raro che in quel silenzio qualcuno senta qualcos'altro. Negli anni la cappella di Montesiepi e le rovine dell'abbazia di San Galgano sono diventate meta non solo di pellegrini e turisti, ma anche di curiosi, ricercatori del paranormale e sensibili. Il motivo? Numerose segnalazioni, alcune documentate, altre solo sussurrate, parlano di fenomeni inspiegabili accaduti proprio attorno alla spada nella roccia. Molti visitatori riferiscono la sensazione di essere osservati, in particolare quando si trovano soli nella rotonda. Alcuni raccontano di aver visto ombre attraversare la cappella, rapide ma distinte, senza che vi fossero altre persone presenti. Altri ancora riferiscono bagliori improvvisi, come riflessi o scintille emanati dalla spada, nonostante l'assenza di fonti luminose dirette. Nel 1999 una troupe televisiva italiana in visita per un documentario riportò interferenze anomale nelle attrezzature audio proprio mentre filmavano la spada. Il materiale, sebbene mai diffuso integralmente, è stato al centro di discussioni nei forum esoterici per anni. Una delle leggende più antiche e persistenti è quella dei Corvi di Montesiepi. Si narra che 3 monaci, tentati dalla ricchezza o dalla fama, tentarono di estrarre la spada, profanando così il luogo sacro. Morirono in circostanze misteriose e da allora si dice che i 3 corvi vegliano sulla roccia. A volte appaiono in momenti del tutto insoliti e ci sono visitatori che giurano di averli visti apparire e scomparire nel nulla. Uno studio locale ha documentato che alcuni corvi si radunano ciclicamente proprio sopra la cappella, comportamento insolito per quegli uccelli, soprattutto in quell'ambiente rurale. Superstizione? Coincidenza? Oppure davvero esiste una memoria spirituale del luogo? Alcune testimonianze riferiscono di calo improvviso della temperatura corporea, brividi improvvisi e sensazione di pressione al petto nei pressi della spada. Un noto sensitivo italiano dichiarò, dopo un esperimento condotto nel 2008, che la lama vibra di un'energia non naturale, concentrata e coerente, come se fungesse da antenna o portale. Strumenti di rilevazione del campo elettromagnetico, spesso usati in contesti di ghost hunting, hanno segnalato anomalie stabili, in particolare attorno alla spada e nel punto centrale della cappella. Tuttavia, nessuna fonte tecnica, come linee elettriche o dispositivi elettronici, potrebbe giustificare quei picchi. Alcuni sostengono che lo spirito di Galgano sia ancora presente. Un custode del sito, intervistato nel 2012 da una rivista spiritualista, raccontò di aver visto una presenza solenne ma non ostile nelle prime ore dell'alba, mentre sistemava le candele nella rotonda. Era come se qualcuno stesse pregando accanto a me, disse, ma non c'era nessuno. Coincidenze o memorie spirituali? Il mistero resta aperto. Ciò che è certo è che chiunque entri nella cappella, che sia credente, scettico o semplicemente curioso, non ne esce mai indifferente. La spada è lì, silenziosa, immobile, eppure a detta di molti continua a parlare. La leggenda dei corvi legati all'abbazia di San Galgano e all'eremo di Montesiepi è una delle narrazioni più affascinanti e misteriose della Toscana medievale. Questa storia si intreccia con il gesto simbolico di San Galgano, che conficcò la sua spada nella roccia come segno di rinuncia alla violenza e di consacrazione alla fede. Secondo la tradizione, dopo la morte di San Galgano nel 1181, 3 individui mossi dall'invidia tentarono di estrarre la spada dalla roccia per impadronirsene. Non riuscendoci, la spezzarono in 2. La leggenda narra che Dio punì severamente i profanatori. Uno fu colpito da un fulmine, un altro annegò in un fiume e il terzo, aggredito dai lupi, perse le braccia. In alcune versioni della leggenda si racconta che corvi neri sorvolassero la cappella agendo come custodi soprannaturali della spada. Questi uccelli, spesso associati a presagi e misteri nella tradizione popolare, avrebbero vegliato sul luogo sacro, impedendo ulteriori tentativi di profanazione.
La presenza dei corvi è interpretata come simbolo delle anime punite o come guardiani divini del sacro metallo. La figura del corvo, nella simbologia medievale, rappresenta spesso la connessione tra il mondo terreno e quello spirituale. Nel contesto della leggenda di San Galgano, i corvi custodi simboleggiano la protezione divina e la sacralità del luogo. La loro presenza rafforza l'idea che la spada nella roccia non sia solo un oggetto fisico, ma un potente simbolo spirituale, vigilato da forze ultraterrene. La rotonda di Monte Siepi, con la sua architettura circolare e la sua spada conficcata nella roccia, continua a essere un luogo di pellegrinaggio e riflessione. Le leggende dei corvi custodi e dei miracoli associati a San Galgano contribuiscono al fascino mistico del sito, rendendolo un punto d'incontro tra storia, fede e mistero. In conclusione, la leggenda dei corvi dell'abbazia di San Galgano rappresenta un esempio di come le tradizioni popolari e le credenze religiose si intreccino per creare narrazioni ricche di significato che continuano a ispirare e affascinare i visitatori di oggi. Ci sono luoghi in cui la storia non è soltanto racconto, ma memoria viva, e dove la leggenda non è evasione, ma una chiave per capire qualcosa di più profondo. San Galgano non è solo un'eredità architettonica o religiosa, è un enigma che continua a sfidare il nostro bisogno di classificare tutto. Sulla carta è la storia di un cavaliere che rinuncia alla violenza. Nella pietra, però, è impressa un'intenzione più grande. La spada non è solo simbolo, è un atto di fede fisico, concreto, che resiste al tempo, alla corrosione e forse persino al dubbio. E quando si confronta con la leggenda di Re Artù, non ne esce ridimensionata, anzi, mostra come il simbolismo del gesto della spada sia universale. Un archetipo dell'uomo che cambia pelle, che affronta se stesso, che si eleva o si spoglia del proprio ego. Ma ciò che rende unico il caso di Monte Siepi è la sua densità di livelli, storico, religioso, esoterico, psicologico e per molti anche paranormale. Le testimonianze di fenomeni inspiegabili, i silenzi inquieti della rotonda, le morti misteriose legate alla spada, tutto contribuisce a creare un'aura di sacralità ambigua, dove la fede convive con l'inquietudine. In un mondo che ha bisogno di prove per credere, San Galgano ci propone l'opposto, una prova materiale che suggerisce qualcosa di immateriale, una spada nella roccia che non chiede di essere estratta ma compresa. E allora forse il vero miracolo non è la spada, ma è il fatto che, sebbene piantata nella pietra da 8 secoli, continua a smuovere domande, suggestioni e un senso di mistero che oggi più che mai non vuole essere spiegato, ma vissuto.